Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati nel mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere, rispondere alla domanda contatto zero, ok? Che cosa sta succedendo? Quindi, cosa prova veramente, quali sono le sue intenzioni nei tuoi confronti. Faccio la premessa che è importante guardare questo tipo di interattivi per monitorare il vostro stato emotivo. Ok? Come spiego in tutti i miei video, anche gli ultimi che sto postando nella playlist Risvegliare la coscienza, la realtà esterna risponde sempre, perché è obbligata, a una nostra vibrazione interiore. Quindi quando non vi sentite con una persona o anche quando vi sentite, comunque sia tutto quello che succede fuori da voi, che vi innesca qualche cosa all'interno, o meglio, scusatemi, quello che accade fuori è sempre qualcosa che ha a che fare col vostro interno. Quindi, se non vi sentite, c'è un processo di scioglimento di un blocco, eccetera, a noi servono le carte per monitorare il nostro stato interno e andare a mettere l'attenzione, se le carte parlano in un certo modo, di proseguire su quella intenzione, perché sei tu che crei poi la realtà grazie all'intuizione che ti arriva con i tarocchi. Ok? Quindi le carte leggono la sfida, il potenziale e la verità che ti arriva è sotto forma di intuizione per te. Quindi sta a te assumerti la responsabilità di quell'intuizione che ti arriva e portarla avanti. Ok? Allora, quindi contatto zero, qual è la verità? Allora, abbiamo il fiocchetto fucsia, fiocchetto verde, fiocchetto argentato. Scusate un attimo. Ok, scusatemi. E partiamo dal fiocchetto fucsia. Allora, andiamo a vedere qua. Ok. Allora, contatto zero, quindi vediamo cosa sta passando la persona del tuo cuore, che cosa sta succedendo, perché stai manifestando questo contatto zero, che cosa dobbiamo studiare su di noi affinché si possa mettere l'accento su quello che ti arriva di intuizione. Ok, allora, contatto zero per le mie ragazze e i miei ragazzi del fiocchetto fucsia o viola. Ok. La persona del tuo cuore, nei tuoi confronti. Allora, vediamo. Vediamo. Girare in tondo. Qua si deve chiudere un karma. Qua si deve chiudere degli schemi ripetitivi che si ripetono e si ripetono. Ok, perché? E sta cercando di capire laddove può aver sbagliato lui, laddove può aver sbagliato tu. Sta cercando di pensare appunto di come risolvere questi comportamenti ripetitivi. Delle cose che si sono ripetute tante volte magari tra di voi, a cui non si è dato un taglio e non si riparte in modo sano, ok? Quindi, allora, cosa sta accadendo? Che qua c'è una riflessione inerente a come cambiare dei comportamenti, degli schemi ripetitivi. Questo sta avvenendo tra di voi. Vediamo come sta questa persona. Allora, come sta questa persona? Come sta questa persona? Ecco, è uscita da sola. Il carro sta con l'avanzamento, quindi rispetto a qualsiasi cosa. Avanzare dove? Come sta questa persona? Eccola. Ah, ragazze mie, 10 di coppe. Quindi avanzare su come andare incontro alla felicità, cioè la felicità proprio emotiva. Bello, bellissimo. Ok. Come sta questa unione, chiarimento, fortuna, il sole, ragazze mie. Qualsiasi cosa stia attraversando questa persona nei tuoi confronti, questo tipo di il pensatore sta pensando a come risolvere qualsiasi tipo di difficoltà per una felicità, per un 10 di coppe e per avere l'unione, il chiarimento rispetto a questo, ragazze. Ok, quindi è concentrato molto su come non ripetere più degli schemi ripetitivi comportamentali. No, ragazze mie, qua c'è il Papa, il matrimonio. Allora, ascoltatemi bene.
Vi ho detto che dovete assumere proprio il controllo del vostro desiderio e andarci incontro. Dovete assumere come se già si fosse realizzato e fare in modo che ogni vostro pensiero, emozione, parola ed azione sia influenzata dal desiderio già avverato. Ok? Questa persona nei tuoi confronti ha un 10 di coppe, un carro, il sole e il matrimonio. È chiaro, no? Quindi le carte ti stanno dicendo che qualsiasi cosa tu di bello stavi pensando con quelle intuizioni che poi magari ti buttano giù perché magari contatto zero non sai come va la realtà. Ok, le carte ci servono proprio a questo, ad indirizzare il nostro pensiero, monitorare i pensieri nel non andare nella zona comfort del dolore. Che seppur a noi non piace, però abbiamo impiegato una vita a stare nel dolore, mi spiego? Quindi è uno sforzo, un lavoro sulla personalità. E le carte ci servono a indirizzare il nostro pensiero affinché personalità e parte cosciente viaggino all'unisono. Allora qua abbiamo contatto zero, ma una persona che è felice con te, che vuole il chiarimento e che vuole l'unione stabile. Qua abbiamo matrimonio, ragazze. La carta inizia la frase con un caro avanzamento verso un matrimonio, relazione, unione stabile. Con in mezzo un sole e un 10 di coppe. Ok? Chiaro, no? Quindi non vuole avere comportamenti ripetitivi, magari prima non si voleva impegnare, sta pensando effettivamente che è giunto il momento, ok? È giunto il momento. Tra l'altro 4-4 e quindi è proprio la stabilità. Ok, già ci hanno chiarito, non ci hanno detto delle problematiche, ci hanno detto proprio su cosa sta pensando e vuole avere l'avanzamento in questo. Io a questo punto ci vado a mettere con questi. Io voglio vedere. Guarda, io voglio andare a vedere questi comportamenti qua. Io ci metto le carte di Sefirion proprio perché ci danno delle indicazioni proprio nel profondo. Vediamo, allora. Quindi qualsiasi cosa tu stai pensando di negativo, dirotta il pensiero. Dirotta il pensiero perché ciò che si manifesta è sempre il prodotto della tua interiorità. Le carte ci servono a monitorare il nostro stato emotivo, ok? Perché l'altro fuori recita il copione che il tuo stato emotivo gli dà. Ok, vediamo un poco. Guarda, ci metto anche, va bene, queste. Allora, vediamo un po'. A che cosa corrisponde questo karma che si deve tagliare il nuovo punto di vista? Le persone a cui stanno pensando, i miei ragazzi del fiocchetto fucsia. A che cosa corrisponde questo girare in tondo? Dov'è che si vuole avere questo avanzamento? Abbiamo già visto il matrimonio, ma cos'è che è ostacolato? Fatemi capire, per favore. Dei condizionamenti, il regno gregorico, dei condizionamenti del sistema astrale, paure, tutto ciò che riguarda ciò che non è conforme ai veri desideri del cuore, ma è una sottomissione della personalità a dei condizionamenti del sistema, ok? Andiamo a vedere che tipo di condizionamenti sono. Vediamo. Vediamo. Illusione, illusione. La domanda è frutto delle tue illusioni e del tuo falso sapere. Allora lui si è fatto soggiogare, qua c'è una marionetta, dal sistema. Condizionamenti che gli venivano dalla famiglia, da quello che abbiamo tutti, ragazzi miei, che poi ci incarniamo e noi cerchiamo di evolvere sempre di più andando a bruciare questi condizionamenti qui con l'espansione di coscienza. Quindi rispetto a questo matrimonio, a quest'unione, a questa felicità, questo girare in tondo, questo karma su cui lui ha cambiato il punto di vista e vuole avanzare, rispetto al fatto che lui si è illuso che questo amore non fosse possibile, ma questo, guarda bene che ti sto dicendo, è una tua proiezione, anche tu nel subconscio avevi questa stessa carta, ok? Quindi la domanda è frutto delle tue illusioni e del tuo falso sapere. Quindi lui si è illuso in male, ok? E quindi lui vuole tagliare queste illusioni, questi condizionamenti, si è fatto guidare da un sistema, da una mano che sta qui, che condizionava i suoi pensieri, questa mano condiziona le sue azioni, ok? Non riesce a pensare con la sua testa, è questo che sta tagliando, ecco perché abbiamo questo trionfo.
È possibile, ragazze, qua ci sono tante illusioni e condizionamenti, quindi il regno gregorico ha una sfilza di problematiche che vengono sempre dall'infanzia, magari non si credeva in un'unione stabile nel matrimonio perché non si è ricevuto abbastanza una famiglia unita da piccoli, si avverte che per l'altro, una famiglia dove si manifestava l'amore, la sacralità dell'amore, quello che abbiamo ricevuto tutte ragazze, ok? Questo è un pianeta scuola e ci incarniamo affinché possiamo superare noi stessi le difficoltà. Quindi qua lui si sta facendo, sta tagliando, qua ci sono dei fili, i fili con il regno gregorico, i fili con le sue paure che gli hanno fatto credere di non poter realizzare questa cosa con te. Ok? Quindi a questo punto tu stai riprendendo? Sì, quindi contatto zero, questo è la verità. Ok? Adesso ci andiamo a mettere dove stanno. Andiamo con queste. Quindi voglio capire nel suo cuore per te cosa c'è. Nel suo cuore, la verità qual è? Nel suo cuore abbiamo già vista, ma nel suo cuore per te cosa c'è? Nel suo cuore per te cosa c'è? Qua c'è il diavolo, appunto, che sono il regno gregorico, no? Tanti sensi di colpa per i suoi comportamenti sbagliati e per una tossicità che ha potuto dare, ma se ne è reso conto, altrimenti queste carte non mi escono. Sensi di colpa fortissimi per averti abbandonato, qua c'è l'abbandono, con il suo cuore. Guarda, nel suo cuore ti ama. Che ti ho detto qua? C'è la regina di coppe. Si è reso pure conto che proprio a te ha fatto la stessa cosa che ha fatto sempre nella sua vita, abbandonando ciò che veramente lo fa felice. Qua c'è un diavolo che c'è nel cuore, c'è proprio al taglio di un karma che era riguardante un amore condizionato e non incondizionato, ok? Quindi nel suo cuore ancora per te cosa c'è? Sì, ragazze, qua c'è un matto, la voglia di fare un salto di fede, e qua abbiamo un 6 di denari. Allora ti dico già una cosa, lui si è reso conto di essere innamorato di te, qua abbiamo sacerdote, 10 di coppe, regina di coppe, 5 di coppe, c'è una redenzione dell'anima rispetto a ciò per cui si è fatto condizionare, va bene? Qua c'è il diavolo, ciò vuol dire questa redenzione dell'anima è una redenzione molto importante perché ha a che fare con i suoi comportamenti inconsistenti che hanno generato proprio alla persona che ama questo dolore e lui se ne rende conto e sta male, è una grande redenzione dell'anima. E qua c'è un 6 di denari nel cuore, ciò vuol dire si è reso conto che di dover mettere un equilibrio emotivo laddove lui non è riuscito a farlo perché aveva paura dell'amore. Questo in girare in tondo ci sta riflettendo su questo, quindi contatto zero sta facendo una redenzione dell'anima, fossero sempre così. Ok, adesso io voglio andare a mettere, che ci mettiamo adesso? A questo punto sì, ci mettiamo sempre queste. A questo punto, anzi, ci mettiamo prima una di queste. Mi date la parola chiave per andare incontro all'evoluzione? Come va incontro a questa evoluzione la persona a cui stai pensando? Non 2000, non 2000? Qual è la parola chiave di questa persona nei tuoi confronti? Ecco qua, è uscita da sola, ragazzi, leggetevela. Autenticità, appunto, l'essere autentico, l'essere veramente senza nessuna maschera. E allora questa autenticità lo spinge a fare azioni che ci hanno già detto qua, un avanzamento in merito conformi a questo suo desiderio. Allora, adesso voglio andare a mettere a questo punto, datemi il pensiero, una carta sul pensiero. Guarda, lui lo sa che siete anime gemelle, fiamme gemelle, c'è un 6 di coppe, ragazze, questa persona è innamorata. C'è un 6 di coppe, un'unione al di là di tutto, ragazze mie, veramente bellissimo. Lo metto qua. Io voglio andare a vedere adesso questo, come ti vede, cosa vorrebbe da te, come ti vede, perché tu lo stai sentendo, ti dico anche, tu lo stai sentendo molto forte, molto vicino, proprio l'anima li stai sentendo, e ti dico anche che senti pure questa redenzione dell'anima,
Non a caso fiamme gemelle o anime gemelle, 6 di coppe, questo girare in tondo, venite dal passato insieme proprio per risolvere, tagliare questi comportamenti inconsistenti di manipolazione, di energia tossica, ma erano tutte vicissitudini dell'ego per paura di mostrarsi fragile. Non a caso qua abbiamo l'autenticità. Magari no, questa illusione qui, io devo essere forte, devo farmi vedere forte, non devo far vedere che soffro, ok, sono tutti condizionamenti. Il divino femminile che incalza in questo momento storico ti chiede di mostrare la tua autenticità perché è l'uomo veramente forte, è l'uomo che sa commuoversi, ok? Ok, allora, vediamo un po'. La concentrazione. In questo momento c'è Artemide, in questo momento lui è concentrato, qua c'è un arco a scagliare la freccia proprio nella direzione giusta. Lui è molto concentrato in questo momento. Vediamo un po' come ti vede ancora. Ti vede che sei una persona che si adatta a tutto, si vede che sei... Perché? Ecco perché ha scoperto questa... Mi viene in mente... È la persona proprio che ti vede come colei che sa accogliere, che sa amare, l'adattabilità, che gli ha insegnato l'amore, ok? L'adattabilità è proprio colei che si adatta e che non ha bisogno di sbandierare nessun tipo di ego, gli ha insegnato tantissimo, ancora come ti vede? Lui ti è devoto, c'è la devozione, io non chiedo altre carte qua, veramente forte sta stesa ragazzi, eh? Allora io mo ti metto qua. Io mo voglio vedere a che cosa corrisponde questo diavolo. Cioè questo diavolo, per favore. L'illusione è quel diavolo, eccolo, il bagatto. La paura di iniziare anche. La paura proprio di manifestare. La paura di manifestare quest'unione qua, proprio perché c'era questa illusione qui. Ancora cosa risponde il diavolo? Gli eccessi, ragazze mie, l'eccesso. Corrisponde agli eccessi. Tutto ciò che riguarda gli eccessi, anche magari eccessi delle dipendenze, ma possono essere anche dipendenza dal lavoro, Ok, perché il bagatto è anche colui che è nel lavoro anche, no? Quindi eccessi anche nel lavoro, eccessi anche in questa, nelle sue attitudini egoiche. Ancora, quindi mi dite questi sensi di colpa, per favore, questi ce li mettiamo qua. Questi sensi di colpa. Qua abbiamo una determinazione nel voler andare oltre a questi sensi di colpa e superarsi. Qua per alcune è anche una dipendenza dal lavoro perché questo è un cavaliere di denari, cavaliere di quadri, quindi anche un'eccessiva dipendenza dal lavoro che ha portato a mettere in secondo piano le questioni emotive, va bene? Ancora questa dipendenza e 5 di coppe, per favore, di cosa ci parla? Allora, qua lui sta pensando, ha pensato con le 7 col pensiero che lui, a parte che vuole, è determinato a risolvere questo senso di abbandono. Il 7 di cuori ci dice che i propri pensieri sull'amore, finalmente adesso lui vuole dedicarsi alla parte emotiva. Ecco a cosa sta pensando, pensiero e il pensatore. Un'altra carta su questo pensiero, per favore. Con autorità. E sta pensando anche che ha dato poco spago all'amore nella sua vita fino a questo momento, perché abbiamo qua il diavolo. Ancora su questa autorità, il pensiero. Lui vuole avere successo col 10 di cuori nel manifestare il suo amore, anche qui se ci sono famiglie coinvolte, anche la sua stessa famiglia da cui si è lasciato soggiogare, qui vuole avere successo nel rivendicare ciò che lui sente adesso di manifestare quell'amore che prova per te, che è, la vedi pure tu le carte, no? Indissolubile. Ok ragazze mie, qua abbiamo di nuovo il Papa, il Gran Sacerdote, il successo qua o anche di prendersi la responsabilità di un'unione veramente seria, Ok, io adesso ti metto, tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere adesso con queste carte, qual è la porta che si sta aprendo quindi, con questa autenticità di questa persona nei tuoi confronti, qual è la porta che si sta aprendo, con questa autenticità. Tutto ciò che era chiuso, la serratura, tutto ciò che era chiuso si sta aprendo. Quindi la serratura ci parla proprio del fatto che lui ha trovato la chiave qua,
Qua abbiamo una serratura e manca la chiave, ok? Ha trovato la chiave alla sua vita che è la parte emotiva. Un'altra carta, tutto ciò che non aveva serratura. Infatti la sublime porta, qua è possibile pure che ci siano delle persone che lo stiano aiutando. La sublime porta parla anche di una persona importante, un amico importante che lo aiuta in questo processo, in questo percorso. Ok, voglio metterci delle carte qua. Mi date una carta, delle carte su quella serratura? Delle carte su questa serratura? Guarda, qua c'è malafede. Qua c'è malafede, delle cose che devono essere risolte. Allora, qua malafede, illusione, delle persone che gli parlano bene rispetto a delle cose di cui lui pensava male. O anche a te ti vengono dette delle cose in questo momento, ma può essere anche l'interattivo stesso, che ti dice di confidare in questo amore qua, nelle sue reali intenzioni. Qua o a lui o a te hanno detto cose che hanno fatto chiudere una porta, ok? Ma erano condizionamenti, o lui si è fatto condizionare, perché qua abbiamo il regno egregorico che abbiamo detto, le paure del sistema, no? Famiglia, amici, parenti, e qua c'è una persona che aiuta, di cui ascolterai i consigli. Ancora questa sublime porta di cosa parla? Lealtà, ragazze mie, qua c'è un amico fidato che gli sta parlando in modo leale, in modo leale, e anche lui vuole parlarti con lealtà. Ok, wow, adesso io ci vado a mettere, quindi a questo punto io voglio andare a capire le reali intenzioni a questo punto nei tuoi confronti, le abbiamo già viste. Quali sono? Ragazze, qua ci sono gli amanti, io non chiedo più nient'altro, questa persona è innamorata di te. Non chiedo più nient'altro. Ragazze, qua c'è il 2 di coppe. Allora, ascoltatemi bene. Ascoltatemi bene. Allora, voi dovete assumere il senso che questa realizzazione, il desiderio che voi avete rispetto a questa persona è già compiuto. Ok? Le carte ti danno l'indirizzo. A te ha risuonato forte questa cosa perché è una stesa meravigliosa, una grande redenzione dell'anima. Va bene? Tu gli hai fatto conoscere l'amore per la prima volta a questo qua. Ok? E lui si doveva togliere da addosso queste cose. Quindi, che cosa ti voglio dire? Tu devi assumere questa relazione come già fatta dentro di te e proseguire la tua vita e farti influenzare da questa cosa, cioè farti influenzare proprio, le visualizzazioni devono essere proprio funzionali e che tu hai già compiuto tutto questo. Va bene? Io vi metto tanti video per capire questa cosa. Spero che ci riusciate perché è veramente una storia meravigliosa. Questo è potenziale. Ok, abbiamo visto la sfida, l'illusione, mi raccomando, l'illusione è anche per te, eh. La domanda è frutto delle tue illusioni e del tuo falso sapere. Va bene? Falso sapere, qua c'è anche una malafede, falso sapere, le vere intenzioni sono queste, nel cuore c'è questo, ok? Questa carta io adesso te la leggo per farti capire la valenza dell'assunzione della tua responsabilità in questa situazione, te la leggo subito. Allora, numero 9. Allora, il quesito che hai posto è formulato dal tuo falso sé. Distorti pensieri, preconcetti, bisogni fittizi, ti sei condizionata, hai aspettative dall'esterno. Tutte queste cose guidano i tuoi pensieri e inducono a false domande e a illusorie risposte. Ok? Che dai a te stesso e che propini agli altri. Prendi atto che questa domanda non è vera, non serve, non è tua, ok? Quello che ti stai chiedendo non sei tu, è il demone dell'illusione. Cioè, tu non devi credere a niente che non sia quello che sente il tuo cuore, mi spiego? Non andarti a cercare situazioni che ti inducono nel vecchio sé, va bene? Anche esterne, ma confida in quello che tu senti e vai dritta per la tua strada, perché se non si manifesta qualcosa è solo perché noi stiamo facendo resistenza. Le resistenze fanno parte dell'apparato psicofisico che si crogiola sempre nel dolore, quella è una zona comfort, ok? Perché è una relazione meravigliosa, veramente meravigliosa. Wow, ragazze mie, quindi tu stai prendendo, no? Sì, quindi io veramente, guarda, ti metto un'altra carta di queste, una carta per le mie ragazze, per favore. Sì, ragazze, qua c'è alchimia, vi state manifestando l'un l'altro, c'è una forte alchimia, ma è un'attrazione proprio spirituale oltre che fisica, va bene?
Qua c'è una grandissima alchimia da tutte e due le parti e infatti qua c'è la separazione che ci dice che c'è questa separazione, nonostante questa separazione voi state lavorando l'uno con l'altra. È chiaro? Ok. Ti metto un oracolo dello sciamano per vedere che cosa ci dice lo sciamano come consiglio ancora. Ti dice qua concentrazione, concentrati, non sviare i pensieri, va bene? Ok. Una carta per le mie ragazze per come andare incontro sempre di più al loro sogno. La croce andina, ragazze, ti devi lanciare in un viaggio interspaziale che non hai mai fatto. Allora, questa è tutta la realtà 3D, o comunque sia, questa carta la definisce come nord, sud, ovest, est. Allora, che succede? Tu devi andare qua dentro, significa che tu devi fare il grande passo, salto in una realtà interdimensionale, devi staccarti dalla 3D e entrare qua dentro. Non badare alle circostanze esterne, cioè quello che vedi adesso, la 3D, è il frutto delle tue esperienze passate. Se non vuoi ripetere il passato, non devi basarti su circostanze esterne. Come direbbe anche Joe Dispenza, cambia l'abitudine di essere te stesso. Va bene? A caso qua abbiamo il numero 2, cioè è il divino femminile. Ti leggo un attimo questa carta perché è meravigliosa, è proprio il grande salto dell'eroe 2 che ci dice: la croce andina annuncia l'inizio di un grande viaggio. È tempo di alzare lo sguardo dalla banalità quotidiana verso ciò che finora sembrava fuori dalla tua portata. Lasciati guidare dalla nuova saggezza e smettere di tentare di dare un senso al tutto. Ok? Perché qua è questo il potenziale per te a disposizione ed è meraviglioso. Mi raccomando al vostro focus su voi stessa, a stare bene, a non avere attaccamento e a vivervi la cosa come se fosse già completata. Ok? Ragazze mie, meraviglioso, in bocca al lupo veramente, io vi stringo forte dall'anima, spero di esservi stata utile, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto verde, si vede? Sì. Allora andiamo a vedere contatto zero cosa sta succedendo a questa persona. Ok, vediamo un po' che cosa state manifestando e perché, quindi vediamo un po'. L'altra persona fuori da voi è sempre voi e quindi se c'è un contatto zero c'è un motivo ben preciso e qui stiamo andando a indagare il perché o qual è la verità, in modo tale che possiate andare a lavorare sugli aspetti più profondi di voi e metterli in luce e assumervi consapevolmente la responsabilità della vostra creazione. Allora, questa persona nei tuoi confronti, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto verde. Contatto zero, perché? Che sta succedendo a questa persona? Vediamo perché. Perché si sta togliendo le maschere, a dire il vero. Vediamo un po'. Allora, si rende conto, in questo sinfonia incompiuta, questa persona si sta rendendo conto in questo contatto zero che sta facendo un lavoro interiore funzionale a togliersi la maschera. Se ha potuto indossare una maschera, perché qua si toglie la maschera e c'è una finestra che si apre piena di petali a forma di cuore rossi, ok? Quindi in questo contatto zero si sta rivelando la sua autenticità rispetto a quello che sente per te e qua sente che c'è qualcosa di incompiuto tra tutti e due, quindi sente questa sinfonia incompiuta. Adesso lo andiamo a vedere perché, andiamo a vedere come sta questa persona. Allora, datemi subito delle carte su questo monito, per favore. Allora, perché c'è contatto zero? Cosa significa questo dire il vero rispetto a questa sinfonia che sente di incompiuta tra tutti e due? Allora, come sta questa persona? Come sta? Come sta questa persona? Eccola, è uscita. Sta con 9 di spade, molto preoccupato, sospetto, intrigo, timidezza. Ok, come sta questa persona? Datemi 2 altre carte. Come sta questa persona? Eccola. Valletto di bastoni. Allora, questa persona sta preoccupata nel mandarti un messaggio. Sta preoccupata nel mandarti un messaggio. Come sta questa persona? E sta anche ossessionata dal mandarti un messaggio. Appunto, mandarti un messaggio, 8 di bastoni.
Allora, questa persona, che faccio, che non faccio, che faccio, che non faccio, ok, c'ha questo 9 di spade addosso, questo valletto di bastoni e l'otto di bastoni. Sta preoccupata nel mandarti un messaggio. Un'altra carta, datemi. Come sta questa persona? Come sta questa persona? Come sta questa persona? Eccola, due sono uscite. 6 di bastoni affinché ti possa riconquistare. 3 di bastoni affinché si possa avere un altro inizio, un inizio, no? Allora, questa persona sta preoccupata nel mandarti un messaggio e perché ti vuole riconquistare per guardare avanti insieme, ok? Sono le carte tante di bastoni, qua c'è tanto fuoco e tanta voglia di comunicare questa cosa. Io adesso voglio andare a mettere perché c'è questo 9 di spade. Allora, mi dite perché a cosa sono dovute le preoccupazioni di questa persona? A cosa sono dovute le preoccupazioni di questa persona? Allora, è una persona che vuole fare le cose a modo suo, magari c'è anche molto orgoglio. Qua c'è un imperatore, o ha delle responsabilità, comunque sia, deve fare le cose a modo suo. Vediamo un attimo ancora perché queste preoccupazioni di cosa parlano. Del denaro, ragazze, qua c'è denaro, preoccupazioni inerenti a delle questioni lavorative e finanziarie, prima di mandarti un messaggio. Datemi ancora una carta. Ambizione lavorativa, sì, qua ci sono delle questioni riguardanti delle ambizioni lavorative che lui vuole raggiungere a tutti i costi, molto incentrato su se stesso nel lavorare su questi tipi, su questi aspetti economici, ambizione, denaro, o ci sono delle problematiche economiche, fatto sta che è una persona molto orgogliosa su questo e le preoccupazioni sono dovute a questo prima di mandarti un messaggio. Ok, io adesso voglio andare a vedere. Quindi già abbiamo capito, contatto zero, una persona orgogliosa che sta andando incontro degli obiettivi lavorativi. Ok, io adesso ci vado a mettere però nel suo cuore per te cosa c'è. Allora, nel suo cuore, qual è la verità? Nel suo cuore per te cosa c'è? Nel suo cuore per te cosa c'è? Qua c'è un 5 di denari, mi confermano la perdita, o una perdita economica, un abbandono, ma anche l'orgoglio mi confermano il 5 di denari, Cioè nel senso mi confermano anche il fatto orgoglio e mancanza di autostima nella parte emotiva, ok? Nel suo cuore per te cosa c'è? Rispetto, qua c'è un 10 di denari, c'è la voglia di stabilità con te, magari ha abbandonato anche la felicità che c'era, quindi ci sono anche sensi di colpa connessi a questo. Ma ci sono, è come se prima di mandarti un messaggio, perché qua mi collegano con i denari, no? A parte che è poco avvezzo alla parte emotiva, e quindi si vede da queste prime carte. L'orgoglio che può mascherare la parte più sensibile di se stesso, è possibile che ci sia stata una perdita economica anche qui. E quindi prima di parlarti, mandarti un messaggio, sta risolvendo questo. Ancora nel suo cuore per te cosa c'è? Qua c'è un allontanamento emotivo, si è allontanato pur amando la circostanza, cioè te. Ancora nel suo cuore per te cosa c'è? Sta soffrendo da impazzire questa persona, c'è un cuore trafitto. C'è un cuore trafitto per essersi allontanato. Nel suo cuore ancora per te cosa c'è? Qua c'è un appeso, quindi c'è una redenzione dell'anima. C'è una redenzione dell'anima che lo sta portando a capire le profondità di se stesso con questo dolore affinché si possano cambiare le prospettive della situazione, ok? Ok, qua abbiamo anche un fondomazzo di trasformazione, di morte, te l'ho detto. Guarda, io adesso voglio andare a mettere, allora, fatemi capire, anzi, ci mettiamo subito le carte di Sefirino per andare nella profondità di questa persona. Mi dite a cosa è dovuto questo sacrificio dell'appeso? A cosa è dovuto questo dolore che sta sentendo questa persona? Quindi, che faccio così? A cosa è dovuto questo dolore, questa redenzione dell'anima? Cioè, da quale tipo di carta di posizionamento parliamo per sentire quello che hanno da dirci i maestri?
Vediamo questa che ci dice. Regno della chiara luce. Quindi c'è già tanta consapevolezza, ragazze, perché questo è il regno della rubedo, cioè dell'evoluzione di un aspetto in ombra. Questa è una carta meravigliosa già di posizionamento, eh. Andiamo a vedere, quindi, andiamo a vedere cosa parla questo appeso, cambio di punto di vista rispetto a tutto questo. Allora, quindi di cosa parla? La redenzione dell'anima che sta affrontando questa persona in questo contatto zero. Bellezza, armonia, centratura, esperienza premiata. Sei nel tuo centro, respira. Sta cercando la centratura con questo appeso qui per riportare l'equilibrio a se stesso e nella relazione, ok? Quindi porta l'equilibrio dentro se stesso di cose che ha già compreso. Perché qua ti ho detto c'è una redenzione dell'anima e quando c'è l'appeso significa proprio il sacrificio che faccio affinché possa trovare un equilibrio e andare incontro a questa riconquista che voglio fare. Quindi armonia, centratura, un'esperienza premiata. Lui sa di andare incontro a qualcosa risolvendo questo, in questo contatto zero, in questi tempi che stai risolvendo queste cose, di andare incontro esattamente al premio che gli arriva proprio perché ha la centratura giusta per completare quella sinfonia. Ok, io voglio mettere adesso, quindi, allora, cosa sei per questa persona? Cioè si rende conto con quella carta a dire il vero che si deve togliere le maschere, capito? Allora, perché c'è un cuore trafitto qua, questa sta soffrendo moltissimo questa persona. Datemi una carta come ti vede. Il suo passato, appunto, è una persona che sta affrontando i suoi demoni del passato affinché possa compiere questa sinfonia, ok? Che ha specchiato con te. Ok, ancora. Cosa vorrebbe da te questa persona? Vorrebbe la comunicazione. La comunicazione, forse sei tu che hai fatto contatto zero, eh? E questa persona è molto ossessionata da questa comunicazione che non arriva. Fatto sta che vorrebbe comunicazione per risolvere cose del passato. Come l'emozione verso di te qual è? Adattabilità, è come se si dovesse adattare adesso alle circostanze affinché possa trovare questo equilibrio. Ancora come ti vede? Tu sei il sole, tu sei il sole per lui. Ok, adesso ci mettiamo queste carte qua, andiamo ancora ad analizzare più nel dettaglio. Voglio metterci queste carte. Datemi adesso una carta su questo 3 di spade. Questa sofferenza, il 3 di spade. Ci sono cose che non conosci, c'è una paura molto forte con la luna, una sofferenza di cose che tu non sai. E che cos'è che non sappiamo? Questa sofferenza a cosa è dovuta? Cos'è che ti nasconde? Affari, di nuovo ragazze, affari. Ci sono cose che gli fanno molto male, che si è dovuta allontanare, e qua parliamo di affari. Qualcosa che non sta andando bene se la parte, o non è andata bene nella parte economica, ragazze. Questo è ciò che non sai tu, ok? E qua di nuovo un 9 di spade con l'apprensione. Molto. Allora, qua deve risolvere qualcosa sul piano economico, lavorativo, finanziario. E qua lui lo sa esattamente che cosa deve risolvere per portare la centratura nella relazione, ok? Io adesso voglio andare a mettere, quindi, questa persona cosa vuole da te? Questa sinfonia incompiuta che sente, quindi questa persona cosa vuole da te? Qua ci sei tu, regina di bastoni, cosa vuole da te? Anche se sei uomo è la stessa cosa vuole da te? Ragazzi, qua c'è il Papa, questa persona vuole un'unione seria e stabile, ok?
Cioè, cosa vuole da te? Rispetto a te che accendi proprio la passione della sua vita. Qua c'è il Papa, una persona seria che si vuole presentare davanti a te in modo serio, C'è il Papa, che mi cade sotto il 10 di denari, appunto. Famiglia, un'unione seria. Cosa vuole da te ancora questa persona? Qua c'è un 9 di denari, vuole darti l'abbondanza anche economica, vuole raggiungere anche un certo grado di stabilità economica per poter fare, ecco perché si è allontanato, ripeto qua, per poter dare il massimo lustro alla relazione, mi spiego? Forse anche questa persona si doveva separare, aveva delle responsabilità, per alcune. Cosa vuole da te questa persona? C'è un 4 di denari, vuole costruire questa persona, non ti dimentica mai perché ti ha proprio stretta a te, al cuore, ok? Vuole costruire. Ancora, cosa vuole da te questa persona? Qua ci sono dei sensi di colpa fortissimi inerenti all'abbandono che ha dato. E quindi questo appeso sta redimendo. È una persona che sta avendo una grande trasformazione interiore, ragazze, questa persona, Ok, io adesso ci vado a mettere, ecco perché c'era già la carta del regno della chiara luce, che l'elaborazione è già del dramma, ok? Quindi è molto consapevole. Quello che non sai è relativo al lavoro, o cause legali, non mi è uscita la giustizia, però è inerente a questo prima di mandarti un messaggio, ok? Allora, voglio andare a vedere adesso la porta che si apre tra te e questa persona qual è? Tu stai riprendendo? Sì, la porta che si apre tra te e questa persona qual è? Se prima questa persona non era avvezza ai sentimenti, qua con l'allontanamento emotivo e l'abbandono ha provocato dentro di lui una rottura, una frattura con questo cuore trafitto, una redenzione dell'anima, ok? Il 5 di coppe mi parla delle scuse connesse a questa redenzione dell'anima che sta avendo dentro se stesso. Magari qua ti ripeto, è una persona molto legata alla materia degli obiettivi lavorativi che era poco avvezza alla parte emotiva. Quasi uscita come regina di bastoni, quindi questo significa molto più avvezzo alla parte del piacere, ok? Ciò non vuol dire che non riesce ad amare, perché qua c'è una redenzione dell'anima, forse non l'ha mai fatto prima. Ecco, a dire il vero scopre questo, che con te non si è compiuta quella parte emotiva, a cui lui sta pensando il passato che mancava quella comunicazione per dirti poi determinate cose che abbiamo visto anche in questa stesa, cose che non sai. Qual è la porta quindi che si apre tra te e questa persona? Con questa consapevolezza della bellezza, l'armonia. Ragazze, la porta delle stelle, un sogno che si realizza. E anche un sogno rispetto a un sogno lavorativo di questa persona prima di affrontare la comunicazione con te. La porta delle stelle è una carta meravigliosa e ti dice proprio si realizza un sogno. Ok, io adesso ci voglio andare a mettere queste carte qua. No, queste. Di cosa mi parla ancora quel sogno, per favore? La porta delle stelle, di cosa mi parla questo sogno che ha questa persona nei tuoi confronti, questa porta delle stelle? Questo sogno che ha questa persona nei tuoi confronti. Questo sogno che ha questa persona, eccolo. Re di spade, un sogno, una persona molto determinata nel raggiungere l'obiettivo. Ok, questo sogno ancora di cosa parla la porta delle stelle? La persona a cui stai pensando, determinato a fare cosa con questa porta delle stelle? Determinato a fare cosa? Eccola. Determinato a venirti ad aprire il suo cuore e l'amore per te, cavaliere di coppe. Ragazze, non ci sono dubbi, ok? Avete visto pure voi le carte. Quindi qual è il senso di tutto questo? Che questa persona, il contatto zero, è relativo al fatto che qua ci sono delle cose che tu non sai che riguardano il denaro, il lavoro, degli impegni pregressi, delle circostanze lavorative. Magari per alcune di voi si doveva separare questa persona, nel frattempo c'è una redenzione dell'anima molto forte e forse si è innamorato per la prima volta, perché qua abbiamo un cavaliere di coppe all'ultima, alla fase finale della stesa, e quindi una redenzione dell'anima che porta una piena consapevolezza di questa persona a dichiararti il suo amore, ok? Con determinazione. Non a caso avevamo già il regno della chiara luce che ci preannunciava la grande consapevolezza a cui giunge questa persona,
Vediamo un attimo adesso una carta con... Tu stai riprendendo? Sì. Allora, date una carta agli angeli del cuore per le mie ragazze e i miei ragazzi della fiocchetto verde. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Quindi ti stanno dicendo di pensare positivo. Perché qua non c'è niente che non va a livello emotivo. Abbiamo visto qua c'è una grande redenzione dell'anima. Guarda qua, conversazioni sincere. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. E qui, ragazzi miei, abbiamo la comunicazione che lui voleva da te. Ok? La comunicazione per esprimere la verità delle cose che tu non sai che riguardano queste dinamiche qua. E qua abbiamo un cavaliere di coppe, ok? Ok, adesso io voglio andare a mettere. Vediamo un attimo dove stanno le carte, dove stanno queste qua, dove stanno? Allora, qua, tu. Tu nei confronti di questa persona, come stai? Tu nei confronti di questa persona, come stai? Tu nei confronti... Qua stai con la temperanza, qua stai con la guarigione, stai guarendo anche tu. Stai guarendo anche tu, stai portando guarigione, stai cercando di prenderti il tuo tempo, il tuo spazio per risanare le acque, no? Per fare circolare la linfa vitale, per rifarla circolare. Stai avendo tanta pazienza tu con questa persona, eh? Ancora tu come stai rispetto a questa persona? Tu sei un'imperatrice, ragazze mie, tu sei nel pieno potere. Ti posso dire una cosa, forse questa persona, per alcune di voi, quando mi capita l'imperatrice, no? Quando mi capita l'imperatrice, siccome significa che tu hai un grandissimo potenziale per cui l'altra persona si può sentire poco meritevole, ok? Quindi abbiamo già due arcani maggiori qui, tu sei nel pieno delle tue facoltà creative e di abbondanza. Forse hai anche una, vale per alcune forse ragazze questa cosa, attività lavorativa che va bene, sei in piena crescita e questa persona si è sentito a disagio nel non poterti dare una struttura stabile a livello economico, vale per alcune, ok? Tu hai avuto tanta pazienza con questa persona, fatto sta che quando capita l'imperatrice, quando c'è un allontanamento, è perché la persona non si sente, quella che si allontana, meritevole di quell'amore così grande, si sente in difetto e in difetto a livello di autostima rispetto a te che stai guardando, ok? Ecco che tutto sto denaro, questo capita spesso nelle fiamme gemelle, ok? Laddove si devono separare per raggiungere degli obiettivi di consapevolezza di se stessi, metterli in pratica nel piano fisico attraverso il lavoro, l'abbondanza, produrre lavoro e poi si ricongiungono proprio perché la pratica delle proprie capacità nella materia con il lavoro porta all'acquisizione dell'autostima e quindi ci si sente poi meritevoli anche della parte emotiva di un amore grande, come abbiamo visto qua c'è una redenzione dell'anima, ok? Io voglio vedere adesso tu nei confronti di questa persona ancora come stai? Tu vedi tutto il potenziale della relazione, ok? Tu nei confronti di questa persona come stai? Ancora? Tu nei confronti di questa persona come stai? Sì, tu stai con un 3 di denari, tu vuoi trovare delle soluzioni insieme per andare avanti e portare avanti il rapporto. Qua abbiamo un 5 di spade, ossia qua c'è un inganno anche magari da parte tua, o sei stata tu a fare il blocco del no contact, non lo so, vale per alcune, quindi tu adesso ti trovi ad aver sanato quelle attitudini di autosabotaggio, di inganno e a voler trovare delle soluzioni insieme a questa persona per mandare avanti il rapporto. Il 5 di spade ci parla proprio dell'inganno, anche da cui dopo l'inganno, comportamenti sbagliati, si vuole invece collaborare e rimediare, ok? Ok, vediamo qua una carta della... cosa consigliano qua la carta della Dea per te, quindi qual è l'attitudine migliore per il tuo massimo bene nei confronti di questa persona? Cosa consigliano i maestri attraverso questo oracolo? Qual è l'attitudine migliore? La concentrazione, ragazze mie. Allora, qua c'è una dea Artemide che sta per scoccare una freccia, no? Concentrazione. Allora, tu vuoi questa persona? Ok, concentrati come se già fosse manifesto. Lo sto dicendo sempre nei video questa cosa, va bene? Concentrati su come fosse già manifesto, senza pensare a... Tu concentrati sul cosa vuoi, non sul come. Il come lascialo fare all'intelligenza universale.
ok? Concentrati prima di tutto sul fatto che già si è manifestata e poi concentrati sulla tua attività lavorativa, sul tuo potenziale creativo di lavoro, quello che stai facendo adesso. E una volta espresso l'intento, lascialo andare all'universo e tu concentrati su quello che devi fare, perché la tempistica sulla realtà 3D non c'è dato di saperlo e dipende dal tuo allineamento intenzionale con le tue emozioni. Ok? Quindi concentrazione su di te e sul fatto che hai già chiesto all'universo e di conseguenza lascia fare all'universo, l'intelligenza divina, come si avvarrà di portarti tutto quello che hai chiesto. Qual è la parola chiave di questa persona nei tuoi confronti? Eccola. Iniziativa, ragazze mie. Questa persona prenderà l'iniziativa. Adesso andiamo a vedere quindi le azioni nei tuoi confronti con questa iniziativa. Le andiamo a vedere con... dove stanno le carte? Queste. A questo punto, tu stai prendendo... Sì, a questo punto le azioni di questa persona nei tuoi confronti con questa iniziativa. Ecco qua, stanno uscendo 6 di coppe, ok. Le azioni di questa persona nei tuoi confronti con questa iniziativa, quali saranno? Abbiamo già visto qua col cavaliere di coppe, ragazze. Andiamo ancora di più a specificare. Le azioni di questa persona nei tuoi confronti, questa iniziativa di cosa parla? Parla prima di tutto di togliersi di dosso tutti i pesi e i carichi che si sta portando dietro. E di manifestare il mago con te il nuovo inizio. Ancora, sì, ragazzi miei, c'è il sole, che te lo dico a fare? Questa persona vuole la felicità e l'abbondanza con te. Le azioni saranno proiettate a prendere l'iniziativa di venire con determinazione nei tuoi confronti, re di spade, cavaliere di coppe, affinché si possano togliere addosso tutti i pesi e manifestare un nuovo inizio d'amore e di abbondanza, pieno di amore e abbondanza. Ragazzi, è meraviglioso anche qui, ok? Io adesso ti metto una carta dello sciamano, quindi contatto zero, si sta risolvendo tutta sta roba qua, va bene? Grande consapevolezza di questa persona. Adesso voglio mettere una carta per te, come concentrarti sempre di più. La ruota della medicina, ragazze mie. Allora qua dovete fare un discernimento del vostro passato. La ruota della medicina ti dice: guarda tutto quello che è accaduto fino a questo momento in questa relazione e anche nella tua vita. Vedi dove ci sono stati degli schemi ripetitivi e scegli di dire basta agli schemi ripetitivi. Guarda a sud della ruota della medicina, nel tuo passato più profondo, anche nell'infanzia, e vedi laddove quegli schemi che hai avuto dalla famiglia li hai ripetuti nelle relazioni, ok? Fai qua un esame di coscienza come lo fa anche lui dall'altra parte, perché il tuo specchio con l'appeso. Questo tempo di separazione utilizzalo per andare a innescare dentro di te la trasmutazione che poi determina la manifestazione. La ruota della medicina quindi ti dice, te lo leggo un attimo perché è meravigliosa questa carta. Allora, numero 35. Allora, questa carta ti dice, allora, dovete osservare alcuni aspetti del vostro essere, ok? Questa carta ti invita a entrare nella ruota della medicina e capire se conosci la tua passione, stai veramente manifestando la tua passione e allora alla fine visualizza come vuoi vivere il prossimo capitolo della tua vita. Sta a te decidere quanto tempo trascorrere nell'elaborazione interna, minuti, giorni o mesi, ma sappi che quando avrai terminato devi uscire dalla ruota della medicina e osserva tutto il percorso che hai fatto per arrivare fino a qui. Ragazzi, qua ti stanno dicendo di seguire una passione, possibile che siete fiamme gemelle. Se non avete visto il mio video sulle fiamme gemelle, il primo video dico, quello che adesso quando pubblicherò questo video sta ancora sulla home, poi magari lo toglierò dalla home. Le fiamme gemelle quando si incontrano è perché ognuno ha un ruolo molto importante sul piano proprio del collettivo. Manifestare la propria passione, il modo di essere perché porta l'esempio alle altre persone, proprio l'esempio della maestria incarnata, ok? Quindi qua siamo un'imperatrice, di conseguenza possibili fiamme gemelle, perché poi qua mi è uscito anche un imperatore, di conseguenza voi esprimete l'intento. Ok? Voi fate quello che dovete fare nella vostra vita, quello che state facendo, perché qua è tutto già manifesto sul piano dell'etere, ok? Poi ha detto lì sul libricino minuti, mesi o anni il vostro screening,
ok? Sta a voi indirizzare la vostra volontà nella manifestazione cosciente, nella responsabilizzazione, nella responsabilità di assumervi il controllo di quello che desiderate, senza attaccamento, perché chiedi e ti sarà dato, ok? Wow, ragazze mie, grande maestria, quindi io spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo alla prossima, vi abbraccio forte e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto argentato. Mettiamo qua, si vede? Sì. Andiamo a vedere subito, contatto zero, perché? Cosa sta attraversando questa persona nei tuoi confronti e nella sua vita? Andiamo a vedere che cosa stiamo manifestando, quindi, e perché, perché l'altro fuori da noi è sempre noi, quindi se noi manifestiamo un silenzio c'è un accordo di anima, perché dobbiamo lavorare su degli aspetti. Adesso andiamo a vedere quali sono e quindi vediamo questa persona nei tuoi confronti, contatto zero, perché? Allora, perché? Latte e miele, è un momento di transizione, ragazze, questo, adesso vediamo, Ragazze, questo è un momento di transizione per questa persona. È un momento di transizione che con voi ha goduto di un momento straordinario, bellissimo, anche molto passionale, molto, come dire, godereccio questa persona e adesso deve cambiare, sta cambiando qualcosa. Ora andiamo a vedere che cos'è rispetto a questo momento godereccio che avete vissuto, che era comunque un momento di transizione che doveva portare o da una parte o dall'altra. Il vento cambia direzione, adesso andiamo a vedere perché. Ok, sta cambiando qualcosa però, e ci dice o che sta cambiando nell'atto di finire questo contatto zero e di farsi avanti, palesarsi. Adesso andiamo a vedere comunque di che cosa parla aspetta, sistemo le carte. Ok, mi dite come sta questa persona, di cosa parla questo monito? Ah, qua c'è un re di coppe, ragazza. Questa è una persona che ha dei sentimenti molto profondi per te, Re di coppe, già così mi dice che è una persona che è proprio stabile in quello che prova per te, che grazie a questo momento idilliaco che avete avuto insieme e che sta sentendo proprio qualcosa di magnifico. Aspetta, andiamo a chiarire subito. Ok, qua abbiamo un diavolo. Libertà, affermazione, volontà. Al contrario, diavolo al contrario. Ok, molto interessante. Vediamo come sta questa persona. Come sta questa persona? Re di denari. E ragazzi, questa persona sta prendendo la decisione di essere responsabile, di costruire qualcosa insieme a voi e forse contatto zero perché doveva risolvere delle questioni, delle responsabilità in ambito lavorativo. Allora, ancora contatto zero perché come sta questa persona? Come sta questa persona? Datemi un'ultima carta di qua. Come sta questa persona? Allora, qua abbiamo preoccupazioni e lacrime. Ragazze, allora qua c'è una persona innamorata, c'è un re di coppe. Con un diavolo al contrario significa che non ha più degli attaccamenti, delle questioni di natura proprio egoica. Qua abbiamo un re di denari, una persona responsabile e una persona seria, una persona determinata, anche uomo d'affari. Qui e qua abbiamo un 10 di spade. Ciò vuol dire un dolore fortissimo relativo a un cambiamento che c'è stato nella vostra situazione, che può essere anche. Allora, qua mi parlano, il 10 di denari, il 10 di spade, scusate, mi parla di tradimenti, di chiusure forti, lacrime, ok? Allora, o siete impegnate voi o è impegnato lui. Che questa persona è stabile in quello che prova per voi, il vento cambia direzione, adesso andiamo a capire perché. Questa persona sta molto male per delle situazioni che ha fatto o delle situazioni da cui si è. mm, cioè c'è una redenzione dell'anima qui. Ok, voglio andare subito a capire.
Ragazzi, qua abbiamo un fondomazzo di Cavaliere di Coppe, eh. Anche un chiedere scusa rispetto a una chiusura, un allontanamento. Qua c'è una persona che è stabile in quello che prova per voi con la coppa dell'amore in mano, e qua abbiamo la coppa dell'amore in mano proprio come in segno di scuse. Allora andiamo subito a capire di cosa parlano. Di cosa parla questo 10 di spade? Queste lacrime, queste preoccupazioni inerenti a cosa? Come sta questa persona? Relative forse a un'agiatezza, a delle cose che ha fatto forse a livello economico, finanziario, per cui ci sono delle preoccupazioni forti inerenti a una brutta caduta economica, un'agiatezza rispetto agli affari. Ancora, mi dite per favore di cosa parla questo 10 di spade? Perdita, ragazza. Qua c'è una perdita, e quindi sta sentendo la perdita che non vi sentite, anche una perdita economica può essere per alcune di voi, eh. Allora, una carta su questo diavolo, datemi. Sì, qua c'è il matto. O questa persona ha fatto qualcosa che è repentina, all'improvviso, inconcludente, ok? Dove cioè, è avvenuta la redenzione dell'anima rispetto a qualsiasi cosa può aver fatto questa persona, perché il Redire mi guarda il diavolo al contrario con grande maestria, ok? Ora, voglio capire un attimo, mettiamoci queste carte. Nel cuore di questa persona per te cosa c'è? Abbiamo già visto che c'è un re di coppe, un cavaliere di coppe e un fondo mazzo. Lui sta male perché c'è stata la chiusura di questa relazione, il no contact, ragazze. Sta proprio male. Allora, nel suo cuore cosa c'è per te? Nel suo cuore per te. Ragazzi, c'è un 6 di coppe. Sì, questa persona sente un legame fortissimo con te, sta pensando a tutti i ricordi felici, non c'è dubbio. Nel suo cuore ancora per te cosa c'è? C'è una torre, ragazzi, e qua è successo qualche cosa, o c'è stata una rottura improvvisa che ha causato un dolore fortissimo a entrambi. Ancora nel suo cuore è una crisi interiore, una crisi dovuta a una rottura che ci può essere stata. C'è una torre qui, una crisi fortissima dovuta a una rottura per dei comportamenti suoi inconcludenti. Ma lo vediamo qua come 2 re, quindi che ne ha preso atto totalmente. Ancora nel suo cuore per te cosa c'è? Una trasformazione sta avvenendo rispetto a questi comportamenti qua, c'è la morte. Ancora nel suo cuore per te cosa c'è? Qua c'è un 7 di bastoni che ci dice che si sta proteggendo in questo momento per recuperare le forze e l'energia. Quindi se non lo stai sentendo è proprio perché c'è questo recupero di energia. Ok, e sta riflettendo moltissimo perché qua abbiamo un fondomazzo di eremita, riflettendo moltissimo e sta andando con prudenza nelle sue profondità. Ok, ok, mo ci voglio mettere a cosa è dovuta questo dolore forte di questa perdita. Allora, vediamo, ci mettiamo nel regno di posizionamento dei Sefirion. A cosa è dovuto questo 10 di spade, la perdita, il vento cambia direzione, questa trasformazione interiore provocata da questa crisi che sta avendo questa persona? Qual è la carta di posizionamento da cui partiamo? Regno della chiara luce. Ok, quindi si è già fatto che il regno della chiara luce è il regno della massima espressione dell'elaborazione di una forte ombra interna, e quindi è già la risoluzione. Ok, andiamoci a vedere qual è il regno della chiara luce. Questa perdita, questa rottura, queste problematiche li stanno portando a un cambiamento interiore senza precedenti. Con te sente un amore, una connessione fuori da ogni dubbio, al di là di ogni tempo e dello spazio. Il regno della chiara luce, fatemi capire adesso qual è la carta corrispondente a questa elaborazione dell'ombra data da questa torre. Dharma, wow ragazzi, mamma che carta, trascendenza, tu sei il suo destino. Trascendenza. Il Dharma, a differenza del karma, è il destino, sta seguendo ciò che sente la sua anima. Qua tu sei il suo destino, ok? E sta sentendo questo. Wow, che già mi viene caldo. Allora, ho brividi di freddo. Voglio capire io adesso, a questo punto,
Allora, voglio capire questa persona nei tuoi confronti, questo vento che cambia direzione, a questo punto nei tuoi confronti quali sono le intenzioni? Nei tuoi confronti quali sono le intenzioni? Nei tuoi confronti di trovare un accordo, ragazzi miei, tra tutti e due, 4 di fiori, 4 di bastoni, di trovare un accordo tra tutti e due. Ecco come cambia direzione. Questo accordo di cosa parla? Di un nuovo inizio, ragazze mie, del bagatto, la manifestazione di questo accordo. Ancora di cosa parla questo accordo? Di qualcosa che tu non sai, qua c'è la luna, e quindi noi vogliamo saperlo invece. Di cosa parla questo accordo? Anche del manifestare, di non aver più paura delle sue paure, questo mi arriva. Qui la trasformazione rispetto a questo, a ciò che non sai, che si cela nel suo inconscio, nelle profondità, a ciò che non ti ha detto, ok? Quindi questo accordo di cosa parla? Anche svelarti queste cose. Questo accordo di cosa parla? Quindi il vento cambia direzione in funzione di cosa? Con determinazione anche vuole trovare questo accordo. E di cosa parla questo accordo? Del successo, pieno successo in amore, ragazzi. Ok, il vento cambia direzione in queste vesti qua. Allora, o uno dei due era impegnato, o si doveva separare, o tutti e due, ok? Perché questa persona è stabile in quello che prova per te, qua c'è amore. Qua c'è la trascendenza che sei il suo destino, questo mi arriva. E quindi, rispetto al fatto che tu sei il suo destino, con questo Dharma, trascendenza, che l'ha capito grazie a questo errore che ha fatto, qualsiasi sia l'errore, o la rottura, qualsiasi cosa sia successo, grazie a queste lacrime, ti dico grazie perché qua c'è una grande presa di coscienza, Allora, questo Dharma, trascendenza, quindi come ti vede, visto che abbiamo visto che sei il destino di questa persona? Come ti vede? Una carta su questo Dharma, trascendenza. La scintilla creativa. Sei colei che gli accende proprio la vita, colei che gli accende la vita. Ancora, come ti vede questa persona? L'ambizione. Ti vede una persona ambiziosa, colei che è nel suo pieno potere, che gli ha acceso la vita, piena di creatività, ambiziosa nel raggiungimento dei propri obiettivi. Anche come esempio, quindi ti vede, mi viene da dire. Come ti vede ancora? La conoscenza, come colei che ha un sapere esoterico molto profondo e lo applica nelle sue mansioni quotidiane nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Wow! Sì, ti vede proprio come un esempio, Ancora, come ti vede questa persona? I segreti, ti vede come colei che detiene dei segreti e magari ne ha avuto anche paura, lo vedevamo qua pure con la luna, E ti deve anche svelare dei segreti, forse perché ha avuto anche paura di questa situazione. La potenzialità, ragazzi, questa persona magari siete il suo esempio, il suo guru, ti vede con tutte le potenzialità per realizzare i tuoi obiettivi e forse si è sentito poco degno, chissà. Io adesso voglio vedere ancora con queste cosa ti vuole offrire questa persona, con questo vento che cambia direzione, cosa ti vuole offrire questa persona. Insieme a questo accordo cosa ti vuole offrire questa persona. Qua ci sono delle paure, qua c'è un 8 di spade. Cosa ti vuole offrire questa persona? Ah no, ok, scusatemi, qua c'è una giustizia, vuole mettere giustizia a quello che non ha visto fino a questo momento, dell'essersi sentito con le mani legate, vuole mettere giustizia, forse mi confermano che c'è una causa legale in corso o un matrimonio. Cosa ti vuole offrire questa persona? Sì ragazzi, qua c'è un 10 di coppe, ti vuole offrire la felicità, la gioia, la famiglia e l'unione. Ancora cosa ti vuole offrire questa persona? Questo 8 di denari mi dice che si vuole impegnare nella costruzione di questa felicità. Ragazzi, qua questa persona è innamorata. C'è una regina di coppe e un re di coppe. Ok? Qua c'è una regina, cosa ti vuole offrire? Allora, questo silenzio parla di una redenzione dell'anima che è dovuta a qualcosa che è successo. Questa persona è possibile che si sia sentita un po' inferiore a te e ha sbagliato a comportarsi in un certo modo, qualsiasi cosa sia fatta, ok, sia stata fatta, fatto sta che c'è una grande anche qui redenzione dell'anima.
Questa persona vuole trovare un accordo, confessarti ciò che non ti ha detto. Qua c'è un re di coppe e una regina di coppe, già me lo dicevano qui. E qua c'è anche un re di denari, cioè vuol dire che anche una persona è seria. Qualsiasi cosa sia successo, l'ha portato o sta succedendo in questo momento, ciò che fatto sta, il vento cambia direzione in conformità del fatto della felicità e la stabilità con te. Ok, rispetto alle intenzioni, ciò che non ha visto, l'ha sentito, ciò che l'ha potuto bloccare era o una causa di divorzio o qualcosa che era inerente a un'elaborazione sua interna. Ok? Mm, voglio vedere qual è la porta che si apre per te e questa persona. Qual è la porta che si apre per te e questa persona? Qual è la porta che si apre per te e per questa persona? La sublime porta. Qua c'è una persona o a te o a lui che gli darà degli ottimi consigli su come aggirare l'ostacolo, qualsiasi cosa inerente a una difficoltà. E questa è la sublime porta e si aprirà proprio qualcosa di sublime anche per voi. Ok? Un'altra carta. Quale carta? Con questo vento che cambia direzione è quello che abbiamo visto. Quale porta si apre? La porta delle stelle. Un sogno si realizza, ragazze mie. Un sogno si realizza. Allora, qua mi viene molto che voi siete nel pieno delle vostre capacità artistiche, scusatemi, anche creative, e di continuare a perseguire quegli obiettivi affinché voi vi stacchiate energeticamente da questa situazione, affinché si risolva nel modo migliore, perché qua c'è un dharma, cioè trascendere quello che è accaduto e monitorare ciò che volete nella vostra direzione, ok? È vostra responsabilità andare incontro ai vostri obiettivi senza attaccamento e fare del potenziale che leggono le carte una manifestazione, ok? Qua c'è un dharma, c'è un destino, questa persona ti vede come il suo destino. Qua ci sono le stelle, ok? Adesso io voglio mettere questa carta qui. Una carta per questa relazione, per le mie ragazze del cerchietto, eccola. Qua c'è flirt, nel senso c'è una grande attrazione e qua a fondo mazzo c'è matrimonio, ragazze. Allora o è coinvolto il matrimonio, questa situazione include il matrimonio e quindi qua c'è una giustizia, qualcuno si deve separare o da una storia ufficiale o da un matrimonio, perché il destino lo manda verso questa relazione che sei tu. Il vento cambia direzione significa o un divorzio o in funzione di cosa? Trovare un accordo con te che stai guardando, che qua abbiamo un 6 di coppe, regina di coppe, re di coppe, che te lo dico a fare, ok? Datemi un'altra carta per questa relazione. Vale la pena aspettare. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa, ok? Qua abbiamo chiama la tua anima gemella, le visualizzazioni vi faranno incontrare. Che vuol dire questa cosa, ragazze? Dovete utilizzare bene la legge della visualizzazione e dell'attrazione, dovete prendervi la responsabilità della magnifica creazione della vostra vita. Vi sto pubblicando tanti video sulla playlist di Svegliare la Coscienza proprio per aiutarvi a sedimentare dentro di voi il vostro sogno e lasciare che l'universo faccia il suo corso nel come te lo porterà, ok? Fatto sta che le carte leggono un potenziale a cui voi dovete, è come se le carte vi leggono il vostro monitoraggio interno, ok? Perché siete voi che proiettate l'altra persona e le modalità di comportamento, va bene? Qua il potenziale è grandioso, allora cavalcate quel potenziale e lasciate che l'universo faccia il suo corso, ok? Io adesso vi metto, aspetta, che una carta qui, anzi io voglio vedere voi. Come state rispetto a questa persona? Come stanno le mie ragazze o i miei ragazzi rispetto a questa persona? Qual è la loro condizione attuale? Ragazzi, qua siamo con un 7 di spade. Voi vi rendete conto di aver fatto qualcosa di sbagliato? State scappando dalla verità. Qua abbiamo un 7 di spade, che è la carta del ladro, sia colui che non si prende la responsabilità di quello che fa. Qua abbiamo un 7 di spade vostro, ciò vuol dire le carte leggono il potenziale e il subconscio. State scappando da qualcosa. Meditate su questa cosa in modo tale che possiate indirizzare bene il vostro focus per la creazione del capolavoro della vostra vita, ok? Se scappa qualcuno significa che tu stai scappando da un aspetto di te, l'altro fuori da te è sempre un aspetto di te, ok? Allora, vediamo un attimo ancora le mie ragazze come stanno nei confronti di questa persona o i miei ragazzi.
Qua c'è il Papa, ragazzi. Qua voi sentite l'unione spirituale con questa persona fortissima, qua sentite che c'è una connessione fortissima, voi volete un'unione seria, un'unione stabile, anche questo me lo dimostra, però questo sette di spade mi guarda sto Papa, no? È come se voi stesse scappando dal sentire la profondità della connessione, che vi serve a lavorare su voi stesse, al di là della persona in sé, ok? E noi proprio le carte ci servono a lavorare su noi stessi affinché veramente realizziamo il capolavoro della nostra vita con la persona adeguata, ok? Qua mi dicono che c'è un sette di spade con un papa, come se stiamo scappando dal sentire l'unione con questa persona o perché ci ha fatto male o perché... Ma noi dobbiamo andare dentro a quel dolore lì, proprio perché altrimenti non riusciamo a manifestare il nostro potenziale. Ancora, come stanno le mie persone, le mie ragazze rispetto a questa persona? Le mie ragazze, l'attitudine energetica. Sì, giustizia. Forse ragazze mie, qua sono usciti due arcani maggiori, eh? Allora, forse o voi avete un matrimonio da cui state scappando, però dovete mettere le cose in chiaro con la giustizia, ok? Alcune di voi è così. Perché se l'altra persona è impegnata e qua c'è di nuovo la giustizia, ok? Significa che voi state proiettando l'altra persona che scappa da questa responsabilità, ma perché voi state scappando dalla responsabilità di assumervi appunto la responsabilità di un'unione stabile. Fatto sta che qualunque sia la cosa, Papa e giustizia parla proprio del matrimonio. Ed è come se a livello archetipico e simbolico voi steste scappando da quest'unione con questa persona. Ok? Da quest'unione stabile con questa persona. Se questa persona sta scappando dal mettere in chiaro un divorzio, è perché voi state scappando da una parte di voi stesse che dovete mettere in luce affinché questo avvenga. Ok? Infatti, affinché avvenga c'è il mago sotto, non bisogna scappare. E qual è l'attitudine migliore per superare questo sette di spade per le mie ragazze? Qual è l'attitudine migliore? Qual è la migliore attitudine? 7, 8 di spade. Cioè, qua ragazze mie, allora, ecco in fondo mazzo cavaliere di denari. Qua è uscita la carta, vale la pena aspettare, ok? Vale la pena aspettare, che vuol dire con questo cavaliere di denari che ci mette tanto tempo ad arrivare e tu non lo vedi, ok? Tu non lo vedi e questo è in arrivo secondo i suoi tempi, perché ci sono dei tempi karmici, per ognuna è diverso, che puoi accorciare nel momento in cui tu inizi a lavorare su di te in modo assiduo H24 nel migliorare te stessa, ma non per andare incontro alla persona specifica, per migliorare te stessa, ok? Quindi qua l'attitudine migliore è sentire arrivare la persona, l'offerta concreta, ma perché tu senti arrivare la concretezza dentro te stessa rispetto a un otto di spade che non ti fa vedere la cosa. Quindi qual è la migliore? Adesso io ti metto qual è la migliore attitudine qua per andare incontro alla risoluzione di questo sette di spade per le mie ragazze. Qual è la migliore attitudine? L'alleanza, ragazze mie, l'alleanza. L'alleanza con te stessa, con tutti i tuoi aspetti di te che ti hanno fatto entrare in dissonanza e quindi di conseguenza la vai a proiettare esternamente con una persona che fa un'alleanza con te. Qual è ancora la migliore attitudine? Ragazzi miei, i miracoli, credere nei miracoli. Cioè, credere nei miracoli, i miracoli avvengono tutti i giorni, tu li devi vedere. Il miracolo della vita, ringrazia per la vita, ringrazia per quello che hai avuto, per il dono della vita fino a questo momento, prega con gratitudine. Pregare significa ringraziare, non chiedere, chiedere, chiedere. Significa ringraziare, poi chiedere, ma come già assunto, legge dell'assunzione. Quindi qual è il modo migliore nel sette di spade per risolverlo? L'alleanza con te stessa rispetto ai miracoli che quotidianamente generano dal tuo essere, va bene? Aspettati i miracoli, va bene? Ok. Vediamo qual è la parola chiave di questa persona nei tuoi confronti. Poi c'è anche un'altra cosa, questa persona ha capito, sei impegnata che deve divorziare per stare con te e per darti quest'unione qui. Ma lo devi volere pure tu, eh? E tu dici a livello conscio lo voglio, sì. Devi andare a individuare a livello inconscio che cosa c'è nel subconscio che impedisce. Rinnovamento, appunto, il rinnovamento vuole rinnovare la relazione. Quindi a questo punto io metto
A questo punto, visto tutto questo, questa persona nei tuoi confronti, quali sono le azioni che farà per questo rinnovamento? Abbiamo già visto, ma giudizio, ragazze mie, c'è proprio il ritorno a nuova vita, la redenzione dell'anima rispetto a te, che ti vede come una donna più dura, come regina di spade, come quella che gli dà le spalle, ma allo stesso tempo ti vede proprio come una persona decisa a fare quello che deve fare, a tagliare ciò che non serve. Qua abbiamo l'eremita che ci parla della grande introspezione interiore che ha fatto questa persona prima di tornare a te, prima di giungere con questo ritorno, il giudizio e la chiamata nei tuoi confronti. E ancora, quindi passi nei tuoi confronti. Papa, ragazze mie, di nuovo il Papa, ragazze mie, questa persona sta rinascendo proprio a nuova vita. Qua abbiamo un 9 di denari che ci dice: questa persona, molte di voi che stanno guardando, uno dei due è impegnato, questa persona torna da solo affinché possa dare a te l'unione. Qua c'è il Papa, rinascere per darti l'unione, matrimonio, convivenza, famiglia, ok? E ce lo dicevano già dall'inizio con quel re di coppe. Quindi tutto questo silenzio è conforme a questo. Ok? Adesso ci mettiamo un oracolo dello sciamano su come adempiere al meglio le mie ragazze per affrontare questo miracolo. Il mondo di mezzo. Il mondo di mezzo ti dice di andare con prudenza perché cielo e terra, o meglio, cielo e terra sono a tua disposizione, adesso sono allineati affinché l'elaborazione dei tuoi desideri, delle tue visualizzazioni, dei tuoi sogni possano veramente essere concreti. Questo miracolo qui ti dice: vai con prudenza, con quel cavaliere di denari che abbiamo visto prima, che non è solo la sua energia lenta, che ci ha messo tempo e che tu non vedi perché va lento, ok? Ma è anche il fatto che ti dice: tu in questo tratto di tempo, affinché si manifesti la cosa, hai bisogno di integrare alcuni aspetti di cui ne verrai a conoscenza in questo lasso di tempo. Il mondo di mezzo dice: cielo e terra sono allineati a tuo favore, è il tuo terreno di gioco, vai con prudenza, stabilisci gli obiettivi e vai senza mezzi termini, ok? Wow, ragazze mie, che viaggio, complimenti veramente. Anche qui meraviglioso, vedo delle grandi maestre qui. Quindi, ragazze mie, io spero di esservi stata utile. Vi abbraccio dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.